Opla, la cenere. Che ci facciamo della cenere dei nostri camini, delle nostre stufe? È una risorsa importantissima e dobbiamo sfruttarla al massimo. Adesso vediamo cosa è composta e come la dobbiamo utilizzare. La cenere è la combustione ovviamente della nostra legna. Legna ovviamente che non deve essere trattata, verniciata, soprattutto non deve avere pezzi di formica o altri materiali strani. E chiaramente però ha un piccolo e grosso svantaggio: non contiene azoto. E di contro ha un grandissimo vantaggio che non costa nulla, quindi assolutamente dobbiamo utilizzarla e sfruttarla al massimo, sapendo però alcune cose particolari. Uno, che contiene tanto calcio, quasi la maggior parte è composta da calcio, che va bene al terreno, ma non in dosi eccessive. E poi ha una buona quantità di fosforo e potassio che fanno molto bene alle nostre piante, oltre a una serie di microelementi. Quindi, primo modo di utilizzarla è quella di spargerla in una ragione di 50-60 grammi a metro quadro, quindi una leggera spolverata, forse qua ho addirittura esagerato. Io uso questo setaccio perché mi fa l'effetto neve che mi piace di più e possiamo coprire un po' tutto. Senza esagerare, una volta all'anno è più che sufficiente. Il calcio però, quindi la nostra cenere, alza il pH del nostro terreno. pH cos'è? È una misura che indica quanto le piante riescono a assorbire i microelementi. Quando questo pH è troppo alto, sopra la neutralità, alcuni elementi non riescono a essere utilizzati. Io personalmente, per non alterare l'equilibrio del terreno, mischio, dove possibile, del caffè, che è leggermente acido, quindi va a contrastare un po' l'effetto della cenere, o degli aghi di pino che mi sono conservato da sotto le mie piante, quindi lo mischio. Anche gli aghi di pino hanno un effetto leggermente acido, quindi contrasta all'effetto della cenere. Anche questo lo spargiamo un po', tanto non fa per nulla male. Altra cosa che si può utilizzare la cenere è quella di buttarla direttamente sulle piante, un po' l'effetto del caolino o comunque di quelle sostanze, quelle rocce che vengono nebulizzate e messe sulle piante, effetto antiparassitario, quindi a copertura della nostra pianta. Alla prima pioggia la cenere viene dilavata, ma nel periodo di attacco di parassiti, di afidi o di altri animaletti che vanno a colpire, o anche a prevenzione dei funghi, la cenere ci fa un piccolo scudo protettivo. Io me la conservo sempre un po' per il periodo estivo, primaverile estivo, e la uso in questo modo, sempre senza esagerare, sempre senza strafare. Quando non utilizzare mai la cenere vicino a una cultura? Per esempio al mirtillo o tutte le piante che sono acidofile, che vogliono un terreno acido. Non dobbiamo mettergli la cenere assolutamente di fianco o vicino alle radici, perché potrebbe alterare il pH del terreno e quindi dare noia alla nostra pianta. Non è facilissimo alterare in maniera permanente il pH del terreno, però la cenere, se la utilizziamo esageratamente verso queste piante, potrebbe dare noia e fastidio e quindi bloccare per un periodo la crescita e lo sviluppo adeguato. Mischiate alla cenere della sostanza organica, come dicevo prima, aghi di pino, caffè o comunque in generale la sostanza organica, anche se non è prettamente acida eccetera, comunque mitiga l'effetto della cenere, quindi di un pH alcalino. La sostanza organica ha l'effetto di legarsi in maniera chimica colloidale con la nostra cenere e intrappolarla, quindi anche i minerali contenuti nella cenere verranno resi in più lungo tempo disponibili alle piante e non verranno dilavati. Questa è una delle tante ragioni per cui mischiare la sostanza organica al terreno è sempre una pratica corretta e idonea. Tutto questo terreno fino a poco tempo fa era un'enorme striscia di gramigna, è stata completamente ripulita. L'unica cosa che abbiamo però è un terreno un po' magro, che non ha tanta sostanza minerali, quindi crea tanto benessere per le nostre piante. L'anno scorso l'ho già utilizzato per coltivare fagioli
e cavoli eccetera, quest'anno integro con la cenere per aumentare appunto la resa dell'anno prossimo. Spero di esservi stato utile con questo video, se vi è piaciuto fate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Sì, ma poi non fatelo quando c'è vento!